Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, prima di iniziare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina e soprattutto sostenermi con un bel like. Oggi siamo a bordo di Megane E-Tech, un'auto che ha già un po' di storia, quindi sono già più di 3 anni che è uscita, ha una batteria a 60 kWh, ma la prova che vogliamo fare oggi è la prova di consumi. Andremo fino a Piancavallo, la nostra montagna che è qui vicino, che è una bella salita molto ripida, e poi scenderemo giù. Perché voglio fare questa prova? Per farvi vedere quanto funziona la frenata rigenerativa, che quindi andiamo a recuperare energia mentre scendiamo. Comunque dopo vedremo un po' come va. Adesso io gli dirò al mio navigatore di portarmi fino a Piancavallo, quindi Piancavallo, ecco qua, potrei fare anche i comandi vocali. Eccoci qua, questa è la cosa bella. Ci mettiamo 1 ora e 9 minuti, arriveremo alle 10:48, arriveremo con 64%, torneremo col 49%. Adesso abbiamo il 100% di batteria. Cosa significa? Che andiamo a recuperare tanta energia per fare il viaggio. Comunque vediamo alla fine cosa riusciamo a recuperare e cosa riusciamo a fare. Adesso partiamo per Piancavallo, vi aggiornerò anche in autostrada come va e come non va. Abbiamo la batteria al 100%, 428 km di autonomia. Bene, andiamo in viaggio. Bene, prendiamo l'autostrada. Come vedete, qui man mano che corriamo si aggiornano già le percentuali di arrivo e di ritorno della nostra batteria. Siamo già cresciuti, eravamo al 49%, adesso è il 58%, man mano che corriamo. Bene, adesso ci mettiamo in autostrada, qui via, i cavalli si sentono, sono 220 cavalli, siamo già a 100 all'ora e abbiamo un consumo intorno ai 15-16 kWh. Adesso qua ci mettiamo, facciamo via, ci mettiamo in 130 in un attimo. Eccoci qua, siamo al limite di 130 all'ora. Si corre nel silenzio più assoluto, qualche fruscio ma proprio lieve perché non abbiamo neanche l'autoradio né niente acceso. Si corre molto bene, 130 all'ora, eccoli qua. Bella perché l'auto è ben impiantata a terra, seduta bene, si sente che è un'auto che puoi dargli fiducia tranquillamente. Eccoci qua, adesso ci rimettiamo in corsia. I consumi istantanei sono 23 kW, 24 kWh per 100 km in questo momento, ma voglio tirare le conclusioni alla fine del viaggio, come è andata. Adesso ci riprenderemo quando siamo alla salita del Piancavallo. Eccoci qua, siamo arrivati alla salita di Piancavallo, quindi si parte da sotto che siamo a 100 metri sopra il livello del mare per arrivare a 1200 metri sopra il livello del mare, quindi una bella salita, ci sono pendenze del 15-20%, sono molto ripide. Allora, cosa ci dice il navigatore? Che arriveremo su alle 10:51 col 69% di batteria. Adesso abbiamo fatto 63,4 km, come vedete qua, eccoci qua, e abbiamo ancora un residuo di 82% di batteria. Quindi adesso andiamo su, modalità comfort, non metto lo sport perché altrimenti mi faccio prendere dalla gioia delle potenza, e vediamo come va su. Quindi adesso partiamo, via. Questa con l'elettrico non penso ci siano problemi di salita. Quello che dobbiamo ricordarci è l'82% di batteria, perché voglio vedere se salendo e poi riscendendo con la frenata rigenerativa riusciamo a recuperare quanta energia riusciamo a recuperare. Quindi adesso inizia le salite, qua non ti accorgi neanche, sembra di essere in piano praticamente. Speriamo su di non trovare temporali o cose del genere, perché vedo che ci sono dei bei nuvoloni, ma qui silenzio più totale. Adesso vediamo i consumi, siamo a 16,4 kW, abbiamo una media comunque fino adesso di 60 km di 16,8 kWh per 100 km, non male, eh? Qua iniziano già le pendenze, vedete quanto, come si va su. Ad ogni tornante, quando decelero, lei ricarica la batteria. Qui è dove fanno anche i rally di Piancavallo e anche il Giro d'Italia. Guardate che bella salita che c'è, e lei va su. 60 kW ora per 100 km, adesso stiamo consumando, consumo abbastanza alto, però non ha nessun problema, anzi ti verrebbe da spingere ancora di più. Adesso quindi rallentiamo che c'è un tornante,
Adesso qui c'è il cartello con la pendenza che ci dice la pendenza giusta è del 15%. Non male, eh? Adesso iniziamo su, ci sono i ciclisti che vengono giù molto veloci e andiamo su tranquillamente. Bene, ci ritroviamo su e vediamo quanto abbiamo consumato, se è vero quel valore del 69%, e poi registriamo. Ricordiamoci 82% di partenza. Eccoci qua, siamo arrivati a Piancavallo, abbiamo la batteria a 68%, Google aveva previsto 69%, ci siamo un po' divertiti venendo su per vedere come andava e credetemi signori, venire su in elettrico è bellissimo, non c'è nessun problema. Quindi abbiamo ancora un'autonomia di 185 km. Adesso vediamo, facciamo un giretto qui a Piancavallo, vediamo un attimo due cose e poi proviamo a riscendere, vediamo se pranziamo qua e vediamo, partiamo dal 68% di batteria e quando siamo arrivati giù vediamo se torniamo all'82% di cui siamo partiti. Sarebbe un bel recupero, insomma, cioè non aver consumato niente per salire, perché se partiamo da 82 e arriviamo ancora con l'82 sarebbe perfetto. Ma vediamo alla fine come va. Comunque la media di consumo dopo aver fatto praticamente, allora abbiamo 22,9 kWh per 100 km, quindi dopo aver percorso 77 km. Bene, andiamo a vedere, andiamo a mangiare più che altro. A dopo! Ecco, iniziamo la discesa, quindi siamo partiti da 67% di batteria per l'esattezza. Io qui tramite i paddle posso regolare la frenata rigenerativa. Adesso stiamo caricando 11,3 kW, 11,6. Stiamo scendendo e sta ricaricando la batteria. Quindi la frenata rigenerativa è questa, ricarica la nostra batteria scendendo. Adesso io mollo, qua siamo a 15, 16. Non ci sono forti pendenze al momento. Ecco, adesso io qua se aumento la ricarica generativa anche addirittura 35-36 kWh per 100 km. Sento che la macchina frena. Adesso qua torna di nuovo un piano. Quindi è come se ci fosse un omino che ci sta ributtando dentro la benzina che abbiamo consumato a venire su. In questo caso è energia elettrica. Ecco, adesso stiamo andando giù e sta ricaricando addirittura 24-25 kWh per 100 km. Qui iniziano delle belle pendenze, io mollo un po' in modo che ricarichi meno e grazie al freno motore, diciamo così, sta ricaricando la batteria. Siamo già saliti al 68%, aumento la frenata perché iniziano le pendenze e i tornanti, 35-34 kWh di ricarica. È veramente molto efficiente questo sistema. Ho visto anche punti di 48 kWh. Qua facciamo il nostro tornante. Qui ricominciano le pendenze, guardate, si vede la pianura sotto. ...34 kW, 35... provo a aumentarlo proprio del tutto, vediamo quanto arriva. 48, 60 kW, 60 kWh di generazione. Questa è una bella cosa. Adesso io vado a diminuire in modo che l'auto va giù, mantenendo la velocità, e nel frattempo sta ricaricando anche la batteria. Bene, noi ci fermiamo a mangiare e poi ci vediamo giù per vedere di quanto si è ricaricata la nostra batteria. Eccoci qua, abbiamo finito la discesa e la batteria si è ricaricata del 5% praticamente, dal 67 che siamo partiti siamo arrivati al 72%, però l'autonomia è cresciuta, siamo a 307 km. Adesso andiamo a casa e vediamo quanti chilometri abbiamo fatto, quanto abbiamo consumato, e se il pronostico del 49% che dovremmo arrivare a casa è giusto. Quindi ci vediamo a casa. Eccoci qua signori, siamo arrivati a casa, abbiamo percorso la bellezza di 151 km,6, una velocità media di 54,1 km/h. Guardate il consumo elettrico medio, 14,7 kWh per 100 km. Cosa significa? Che
Se la ricarichiamo a casa e non abbiamo comunque il fotovoltaico e oggi un kilowattora costa 20 centesimi, qui sono meno di 3 euro per fare 100 km. Trovatemi un'auto che ha 220 cavalli con le prestazioni che ha quest'auto qui. Siamo andati in autostrada, abbiamo fatto una super salita alla montagna, abbiamo fatto statale, abbiamo fatto paese e comunque abbiamo un consumo di 14,7 kWh. Non mi sono risparmiato in nulla. Io ho corso come se fosse un'auto normale, non ho guardato i consumi, anzi mi sono anche divertito ad andare su perché 220 cavalli si sentono anche quando fai le salite e questo è il risultato. Con 3 euro fate 100 km. La batteria, che era presunta che dovevamo ritornare con 49%, siamo arrivati col 59%. Abbiamo ancora 256 km, ne abbiamo percorsi 150, quindi 400 km di autonomia ci stanno tutti. Alla fine della fiera, i 151 km, abbiamo consumato neanche il 40%, sì, poco più del 40% della batteria, sono 24 kW. Se calcoliamo anche 25 kW, torno a ripetere, per 20 centesimi, ok, che costa un kilowattora, siamo a 5 euro per fare 150 km. Una buona efficienza. Se poi la ricaricate alle colonnine sono 50 centesimi per 25, quindi 7,50 euro. Se però uno prende l'auto elettrica, di solito o se la carica a casa oppure ha le colonnine, quelle non fast, vicino a casa, che può ricaricarle a 30-40 centesimi. Bene signori, concludo il video e vi dico grazie per essere stati con me fino adesso, ma soprattutto ringrazio Davide e Federico di Miglior Auto, la concessionaria di San Stino di Livenza da Renault e Dacia, che mi ha dato la possibilità di fare questo video, mi ha dato l'auto per provarla e vedere, me l'hanno anche caricata e lavata tra l'altro, non è poco, e li ringrazio perché loro sono sempre disponibili. Se avete bisogno di consigli, altre cose, chiamateli pure, andate lì a San Stino che loro sono sempre disponibili. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!